Vediamo come funziona il comando serie. Allora, come prima cosa creiamo un oggetto del quale fare una serie, ad esempio un rettangolo. Quindi vado su primitiva, rettangolo da due punti, lo posiziono qui nell'area di lavoro. Avvicinandomi mi viene chiesto un piano e mi va bene il piano XY e poi mi viene chiesto un punto A di coordinate 000 e un punto B che attualmente ha coordinate 10, 5 e 0. Per avere la possibilità di cambiare queste coordinate e quindi in ingrandire e rimpicciolire il rettangolo, andiamo in vettori, creiamo un punto, lo colleghiamo a B, creiamo un number slider, scriviamo 20 e colleghiamo, quindi CTRL C, CTRL V lo duplichiamo e lo colleghiamo alla X e alla Y, quindi andando a muovere questi due parametri andiamo a definire quella che è la dimensione del nostro rettangolo. A questo punto andiamo a vedere come funziona il comando serie. Allora, come prima cosa dobbiamo inserire un componente di movimento, quindi move. Lui ci chiede la geometria che si deve spostare e poi ci chiede il vettore lungo il quale effettuare questo spostamento. Allora io gli dico che la geometria è questo rettangolo e infatti vediamo un primo spostamento verso, verso l'alto di una quantità pari, lo leggiamo stando con il mouse sulla scritta, una quantità pari a 10. Ora come prima cosa inserisco un vettore z per fargli capire quindi che il movimento deve avvenire verso, verso l'alto. Ora se io inserissi un number slider all'interno di questo pannello avrei una sola copia del rettangolo, quindi un rettangolo in basso e un rettangolo in alto. Io non voglio ottenere una sola copia, ma ne voglio ottenere una quantità più elevata. Quindi vado a cliccare, scrivo series e vado a prendere il componente serie e lo collego a questo elemento. Come potete vedere, lui già comincia a fare la sua operazione. A questo punto che cosa faccio? Vado a inserire due number slider, quindi ad esempio scrivo 100 e premo invio e collego, quindi CTRL C, CTRL V lo vado a duplicare e collego il primo a step e il secondo a count. Poi vado a diminuire questi parametri e vedete che il rettangolo si sta duplicando, quindi la parte di sopra sarebbe la distanza che c'è tra un rettangolo e l'altro e quella di sotto è il numero di rettangoli. Quindi se questo fosse un edificio, il primo parametro sarebbe l'altezza dei piani, il secondo parametro sarebbe il numero dei piani. Volendo questi number slider possono anche essere rinominati e chiamati per esempio H piano. Posso anche scriverlo qua N piano. Quindi quando l'algoritmo comincia a diventare un pochino complesso, può essere un aiuto
andare a inserire, diciamo, eh, questi indicatori che appunto ci indicano, cioè ci fanno ricordare a che cosa si sta riferendo questo pannello, cioè questo determinato componente. Se ad esempio ora volessi creare un edificio vero e proprio, quindi creare una struttura intorno a questo elemento, il comando è lo stesso comando che io userei nel momento in cui ehm, diciamo sto lavorando con Rhino. Quindi se io con Rhino avessi tante curve una dietro l'altra, per creare una superficie che va a unire tutte queste curve, io userei il comando loft. Quindi anche qui vado a scrivere loft, vado a creare il loft, lui mi chiede la curva alla quale collegarsi e quindi io gli do questa curva qua e quindi vedete che qui lui ha creato appunto questo, diciamo, questa sorta di collegamento e io in ogni momento posso ritornare sui parametri e quindi alzare l'altezza di ogni piano e posso aumentare il numero di piani.